Iniziamo dalla salsiccia e dal guanciale. Per prima cosa tolgo il budello alla salsiccia. E poi la sbriciolo. È il momento del guanciale che ho tagliato a fette di circa mezzo centimetro. E adesso riduco in listerelle. E ora andiamo ai fornelli. In un tegame verso un filo d'olio extravergine di oliva e aggiungo la cipolla tritata. La lascio appassire a fuoco lento per almeno 10 minuti. La cipolla è appassita, mi raccomando fate attenzione a non bruciacchiarla. E ora aggiungo il guanciale e lo lascio sciogliere un pochino. Uniamo anche la salsiccia sbriciolata e la facciamo rosolare. Anche la salsiccia è rosolata, quindi adesso posso aggiungere il pomodoro. Aggiusto di sale e di pepe. E lascio ispessire il sugo. Nel frattempo possiamo calare la pasta. L'acqua bolle. Salo l'acqua e aggiungo la pasta. Quando la pasta sarà cotta e al dente la scolerò e la metterò nel sugo. Amalgamiamo la pasta con il sugo. E come tradizione prevede, manca veramente poco per finire la nostra pasta alla zozzona. Metto 3 tuorli in una ciotola, aggiungo del pecorino grattugiato, del pepe, un pizzico di sale e formo una bella cremina. E ora la aggiungiamo alla pasta. Amalgamiamo bene il tutto e la nostra pasta alla zozzona è pronta. Non mi resta che impiattare.